quando sono qui fuori nell'orto sono abbastanza tranquilla, rilassata, mi piace stare veramente staccata. Spesso vengo anche da sola la mattina all'inizio perché mi piace proprio staccare da tutto, non metto nemmeno musica, non metto niente perché mi piace veramente buttarmi lì nel mettere le mani nella terra perché mi fa veramente tipo staccare di tutto. Poi certamente ci sono i momenti anche dove ci sono i bambini e quindi è un po' un momento un pochino più movimentato, diciamo, più gioioso, dipende. Primariamente faccio musica, la compongo, la suono, ci viaggio, insomma ho l'opportunità di fare molti concerti, e festival, eccetera. Però più che altro sono un padre, sono il padre dell'Era Nuova e di questo bel progetto che abbiamo ormai da un paio d'anni, e insieme appunto con Lidia e i nostri 3 figli. Questo è uno degli effetti che abbiamo qua dietro, l'orto familiare, ma poi va anche in altro. Però sì, alla fine poi si tratta di, di tirar fuori quello per cui siamo a questo mondo, no? La propria missione, quindi e in natura si vede più velocemente, si vede più profondamente questo processo, secondo me, e quindi si vede subito anche nei figli la propensione di ognuno, quindi i ruoli, ne so, Rebecca, la più grande, è più, è molto attenta, è molto dettaglista, manuale e quindi fa quei tipi di lavori, no? Da sola, non è che deve essere né imposto né senta una pressione, automaticamente lei è propensa verso quei lavori lì, no? Leonardo è più di movimento sul corpo e quindi rincorre le galline, le rimette a letto, no? È più, e Melissa è più un'osservatrice che allora abbiamo scoperto che è molto brava a trapiantare, in quella fase lì della, appunto del trapiantare proprio la pianta nel terreno. E poi c'è Lidia ovviamente che ha il ruolo nell'orto fondamentale, nel senso che ha proprio la visione. Ecco. Allora, questa è una delle tecniche che noi stiamo utilizzando per andare avanti con un tipo di agricoltura rigenerativa. Per noi è importante non solo coltivare la verdura, frutta, per noi è importante coltivare anche il suolo perché bisogna anche tenere in vita anche il sottosuolo per riuscire a avere anche dei vegetali o della frutta di buona qualità e quindi noi andiamo solo a smuovere il terreno in maniera manuale, non usiamo nessun attrezzo meccanico per farlo, andiamo a smuovere il terreno con la forcavanga praticamente e dopo mettiamo un po' di humus e concimi naturali che ci stiamo facendo da noi e dopo con un piccone andiamo un pochino a rompere le zollette di terra che rimangano così separate quando andiamo a areggiare con questo. E, dopodiché andiamo a mettere le piantine, mettiamo la pacciamatura e trapiantiamo. Noi usiamo tantissimo anche la pacciamatura, che è una tecnica per coprire il suolo per simulare quello che fa il bosco, perché quando noi andiamo a fare una passeggiata nel bosco non troviamo mai il suolo scoperto, il suolo è sempre coperto di rami, foglie secche e altre cose che vanno anche a proteggere il terreno. E qui si può vedere anche quanto è importante perché questo terreno non è stato annaffiato nemmeno oggi e comunque c'è ancora un po' di umidità. Ci serve quindi per trattenere l'umidità, per proteggere il suolo, ci aiuta anche a mantenere la temperatura del terreno e qui potete vedere che comunque aiuta tantissimo a tenere proprio in vita il suolo perché appena scoperto un po'. Che fine ha fatto? C'era un vermicellolo, eccolo qui, c'è subito un po' di vita, cosa che lasciando il suolo scoperto non si riesce a trovare
subito, invece qui possiamo vedere come tutta questa materia che poi viene rilasciata anche piano piano anche dalla paglia aiuta anche a fare in modo che tanti insetti continuino anche lì a essere vivi e quindi oltre che a coltivare quello che c'è sopra, coltiviamo anche quello che c'è sotto. Noi utilizziamo tantissimo nel nostro orto sono le consociazioni, praticamente sono, per così dirlo, le amicizie fra le piante. Questo è un bellissimo esempio che c'è il mais in consociazione con i fagioli. Questa è una tecnica che spesso si usa, si conosce anche come le tre sorelle, e spesso si usa con il mais, in mezzo i fagioli rampicanti che si aggrappano al mais. Noi questa volta abbiamo usato i fagiolini nani, i fagiolini da questa parte, i fagioli borlotti da quell'altra. E la cosa bella è che il mais ha bisogno di tanto azoto e invece abbiamo i fagioli che sono piante che sono ottime per fissare l'azoto nel terreno, quindi praticamente loro stanno fornendo cibo per il mais e il mais, se era il caso dei fagiolini rampicanti, avrebbe anche fornito un sostegno per questi qua. Per noi è essenziale coprire diverse aree per diventare autonomi. Mi piace tantissimo trasformare i cibi, per chi non conosce la fermentazione è una trasformazione che viene fatta a carico dei batteri per conservare i cibi, è veramente utile per il corpo, per il nostro macrobiota. Poi abbiamo anche le api, ci facciamo anche il miele, raccogliamo anche la cera. E ci serve anche perché c'è un'altra area a cui ci teniamo tanto che è l'arboristeria casalinga, diciamo noi, e quindi il conoscere le erbe che poi vengano anche in supporto al corpo. Ci facciamo le tisane, ci facciamo gli oleoliti, ci facciamo anche gli unguenti, lì usiamo anche la cera delle api. Con le galline, oltre che alle uova, ci piace tantissimo il fatto che quello che potrebbe uscire da casa come spreco dei cibi, spesso lo diamo anche alle galline, gli avanzi, tipo se c'è un po' di pasta, riso, cose del genere lo mangiano anche le galline. Utilizziamo anche le deiezioni delle galline e ci facciamo anche il compost. Facciamo anche il compost con certi rifiuti della cucina, con i lombrichi e quindi si crea veramente tipo un cerchio dove tutto viene collegato e questo secondo noi è una cosa molto importante. Siamo proprio in un momento storico dove vediamo che ci sono state tante mancanze, no? È mancata tanta informazione, ci sono tipo 2 o 3 generazioni, come se ci fosse un buco, no? Informativo su quello che riguardava essere vicini alla terra. Si sono perse generazioni, magari i nostri bisnonni lo facevano, ma i miei nonni, i genitori, ma anche con Lidia non c'è stata una trasmissione, quindi migliorare vuol dire quello magari, informarsi sempre di più, parlare con chi già sa e andare avanti, quindi migliorare l'apprendimento, sì. Sarebbe buono cercare di fare un po' una bilancia, no? E farsi aiutare un po' dalla tecnologia, però da un'altra parte tornare anche a prendere certe cose che ci siamo lasciati alle spalle ma che vanno riportate, come la conoscenza delle erbe, di conservare i cibi. Ci sono tante cose che facevano i nonni, i bisnonni, che sono state quasi perse. E secondo me siamo al punto dove se prendiamo tutte e due le cose un po' insieme, ci si potrebbe anche aiutare tantissimo come esseri umani, perché è ovvio che ci fa molto comodo programmare una centralina per fare l'irrigazione e annaffiare l'orto a qualunque ora, all'ora che noi vogliamo farlo. Ci sono tante cose che ci possano venire in soccorso, non lo so, come i pannelli solari, come gli stessi mezzi di comunicazione su internet per imparare cose nuove, cose che forse una volta non erano anche parte dei saperi, no? Una volta magari le persone sapevano quello che sapevano
in quel paesino e più o meno lì finiva il sapere. Invece adesso abbiamo tutta questa possibilità di conoscenza che va in tutto il mondo, perché possiamo andare a vedere come stanno coltivando in Brasile e provare a farlo anche in un'altra parte. Abbiamo veramente tipo una scelta vasta di informazione. Questo è il simbolo, anche questo molto spontaneo, però diciamo che è il simbolo dell'era nuova, perché qua vedete le radici, la connessione che poi va fino in alto, dove poi ci connettiamo agli altri e perché no anche al nuovo mondo digitale, al nuovo mondo anche tecnologico, che se usato bene con le radici presenti, allora si può trovare un centro. Beh, in 10 anni, sinceramente, fra 10 anni da qui, mi piacerebbe tantissimo avere un terreno dove avremo fatto, parlo già, dove fare una casa completamente in bioedilizia, una casa completamente naturale, con efficienza energetica, recuperando le acque, ma creando veramente un progetto strutturato che funziona veramente in armonia con la natura, creando veramente un sistema sì, efficiente. Ah, bellissimo. Fra 10 anni ci vedo, perché ragioniamo come tribù, e ci vedo con un terreno nel quale abbiamo costruito ehm, con, con bioedilizia, con strutture naturali, organiche, quella che può essere la nostra casa e che è la casa che rimarrà ai nostri figli. Poi ovviamente anche loro sono sicuro che viaggeranno, andranno e torneranno da lì, non è che l'idea della casa che è lì. Però è bello avere un punto fermo e ci piacerebbe costruirla appunto secondo tutti i nostri principi, che sono questi qua della permacultura, della biocostruzione, dell'autosostenibilità, quindi dei cicli che si autoalimentano. E quindi vedo questo posto in cui viviamo, in cui torniamo ogni volta dai viaggi e dove posso anche coccolare la mia musica.